Un saluto a tutti. Negli incontri che abbiamo fatto abbiamo cercato di capire come sono nati i libri dell'Antico Testamento. Lo abbiamo fatto in modo necessariamente semplificato e sintetico, ma le nozioni che abbiamo dato vanno tenute presenti. Se vogliamo interpretare in modo corretto questi testi, qual è il pericolo? Il fondamentalismo, cioè ritenere che siano testi dettati da Dio e quindi vadano presi alla lettera così come suonano. No. Abbiamo insistito nel dire che sono opera di uomini che hanno scritto in contesti storici molto diversi e quindi non c'è da meravigliarsi se a volte ci si imbatte in testi che provocano un certo imbarazzo, come quando per esempio si dice che Dio ha comandato di uccidere. Non era Dio che dava questi ordini, è che in quel tempo tutti pensavano così e gli autori sacri ci riferiscono ciò che Israele, come tutti i popoli di quel tempo, pensavano. La Bibbia ci racconta i passi faticosi, lenti, spesso incerti che Israele ha fatto, accompagnato dai profeti, dai saggi, fino a giungere alla scoperta del vero, unico Dio. Teniamo quindi sempre presente che nella Bibbia siamo di fronte a una rivelazione progressiva. La luce piena la vedremo brillare in pienezza solo quando verrà a noi Gesù di Nazaret, la rivelazione piena della bellezza di Dio. Questo per l'Antico Testamento. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa per i libri del Nuovo Testamento. Cominciamo dai primi 4, i più famosi di tutti. Li vedete sul primo ripiano dell'armadio. Sono i 4 Vangeli. Il significato di questo termine Vangelo lo dobbiamo chiarire bene. Noi lo impieghiamo di solito in riferimento a questi 4 libri. Quando dico a uno dammi il Vangelo, lui mi dà un libro. Però hanno cominciato ad essere chiamati così soltanto nel II secolo d.C. Prima non avevano alcun titolo, ci si riferiva a questi testi indicandoli con l'espressione Memorie degli Apostoli e non riportavano neppure il nome dell'autore. È stato verso la fine del II secolo d.C. che coloro che copiavano questi testi amati, venerati da tutte le comunità cristiane, hanno cominciato ad aggiungere alla fine dello scritto il nome dell'autore, con 2 parole, Κατά Mattaion, Κατά Marcon, Κατά Lucan, Κατά Ioannen, che significa secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni, e non ponevano Vangelo secondo Matteo, no, semplicemente secondo Matteo. E questo alla fine del testo. Facciamo attenzione, non scrivevano di Matteo, di Marco o di Luca, no, era secondo Matteo. Quando si parlava delle lettere di Paolo, dicevano lettere di Paolo, non secondo Paolo, le lettere erano sue, il Vangelo no, il Vangelo non è di Matteo o di Marco, il Vangelo è di Gesù di Nazaret, è sua la bella, la buona notizia. La presentazione di questa bella notizia è secondo Matteo, cioè come ce la tramanda Matteo, come ce la tramanda Luca, Marco, Giovanni. I 4 libri, cioè, non sono altro che 4 prospettive diverse attraverso le quali noi siamo invitati a contemplare in tutta la sua bellezza la persona di Gesù di Nazaret. Perché? Perché credere in Gesù di Nazaret
significa consegnargli la nostra vita, unire la nostra vita alla sua. E prima di fare questa scelta va conosciuto Gesù di Nazaret. Ecco che cosa fanno gli evangelisti. Ci presentano 4 prospettive attraverso le quali contemplare questa persona, farci innamorare di lui e poi dargli la nostra piena adesione. Accade con Gesù ciò che accade proprio con gli innamorati. La ragazza che vuole costruirsi una vita in una famiglia, che cosa fa? Si guarda attorno. Quando vede un bel ragazzo, non è che subito inizia con lui una storia. No, prima lo deve conoscere per fare un progetto insieme con lui. E allora, se incontra un suo collega di studi dell'università, comincia a informarsi. Ecco una prospettiva. Era bravo a scuola, si impegnava, e se il collega di università gli dice guarda, era il migliore del nostro gruppo, bene, ha già raccolto una certa informazione. Ma non basta questo per decidere poi di unire la propria vita a quella di questo ragazzo. No, vuole sapere di più, un'altra prospettiva. Ha già cominciato a svolgere la sua professione, questo giovane, e allora quando incontra un collega di lavoro si informa, e se questo collega dice guarda, è un giovane impegnato, puntuale, un professionista serio, impeccabile, ecco una seconda prospettiva, comincia a conoscerlo meglio. Poi se questa ragazza dalla parrucchiera incontra la mamma di questo giovane, così con un certo distacco comincia a informarsi, e se la mamma dice c'ho 3 figli, ma questo è il più attento in famiglia, sempre disponibile, ha raccolto un'informazione da un'altra prospettiva, quella della famiglia. Gliene occorre una quarta, si informa dal parroco. Quel giovane che tipo è? Dice, è un ragazzo splendido, è l'animatore del gruppo giovani. Bene, ha raccolto informazioni da 4 prospettive. È ciò che hanno fatto gli evangelisti. Loro sono dei credenti, si sono innamorati di Gesù di Nazaret, vogliono fare innamorare anche noi e ce lo presentano da 4 prospettive. Quando questi 4 libri hanno cominciato ad essere chiamati Vangeli, è stato alla fine del II secolo. Lì hanno posto all'inizio del libro un titolo in cui si citava anche il nome dell'autore, così, Evangelion kata Ioannen, Vangelo secondo Giovanni, e hanno cominciato a metterlo anche loro all'inizio del libro come facciamo noi. Quindi c'era il titolo Vangelo e poi il nome dell'autore, ma ci insisto a dire non Vangelo di Matteo, ma secondo la prospettiva di Matteo. Come mai gli autori del Nuovo Testamento hanno scelto il termine Vangelo per presentare la rivelazione di Gesù di Nazaret? Vangelo, Evangelion in greco, era una parola molto usata, fin dai tempi classici la impiega già Omero. Significa semplicemente buona notizia, annuncio lieto. Poteva essere una notizia molto semplice. Il marito torna a casa e dice a sua moglie: il figlio della tua amica è guarito da quella grave malattia. Stava annunciando un Vangelo, una lieta notizia. Oppure uno arrivava in città e diceva: abbiamo vinto la battaglia. Annunciava un Vangelo. Per esempio, la famosa leggenda di Filippide, che dopo la vittoria a Maratona contro i persiani, lui parte e percorre di corsa senza fermarsi 40 chilometri, e quando arriva ad Atene riesce a dire una sola parola:
Nenikekamen, abbiamo vinto. Aveva annunciato un Vangelo. Quando salivano al trono, gli imperatori presentavano al popolo i loro Vangeli. Erano i programmi. Proprio come fanno oggi coloro che si presentano alle elezioni, dichiaravano i loro intenti: costruirò strade, ponti, acquedotti, promuoverò la giustizia, migliorerò le condizioni di vita di tutti i cittadini. Questi erano i Vangeli che loro annunciavano. Erano Vangeli soprattutto gli annunci che riguardavano la vita degli imperatori. Al riguardo, noi abbiamo un testo che vale la pena di essere presentato, un'iscrizione che è stata trovata a Priene, in Asia Minore. È divenuta famosa, risale al 9 d.C., quando Gesù aveva già 16 anni. In questa iscrizione il proconsole d'Asia dà la disposizione che l'anno deve cominciare non il 1 gennaio, ma il 23 di settembre. Per quale ragione? Perché in quel giorno è nato Cesare Augusto. E dalla motivazione della scelta di questa data, vedete che vi ho posto là sullo sfondo parte di questa iscrizione, la parte più significativa che ci interessa. La provvidenza ha donato a noi e ai nostri discendenti un Salvatore, il quale ha posto fine alla guerra e ha dato inizio al regno della pace. Con la sua apparizione, Cesare Augusto ha superato i Vangeli, i buoni annunci, di tutti, non soltanto di coloro che lo hanno preceduto, ma ha tolto le speranze anche a tutti i suoi successori di superarlo nei Vangeli che vengono annunciati. Il giorno della nascita del Dio, Cesare Augusto, è stato per il mondo l'inizio dei Vangeli, per opera sua dei buoni annunci. È il tempo della Pax Romana, con le sue legioni. Augusto ha posto fine ai disordini che hanno sconvolto Roma per un secolo. Ricordate le guerre civili, Mario, Silla. Con Augusto ha avuto inizio un periodo di prosperità e di pace, di sviluppo sociale e culturale in tutto il bacino del Mediterraneo. E molti pensano che sia iniziata l'età dell'oro, che è stata cantata da Virgilio. Vedete la Rapacis, che è stata fatta innalzare dal Senato quando Augusto è tornato con le sue legioni vittorioso dalla Spagna e dalla Gallia. È l'altare che è stato dedicato alla Dea Pace. È stato inaugurato nel 9 a.C., quindi 2 anni prima della nascita di Gesù. E poi vedete anche il celebre rilievo sulla parete posteriore di questo altare, dove viene riprodotta la scena della Saturnia Tellus, la madre terra, e celebra il rifiorire della terra sotto il dominio dell'imperatore romano. Questo è il Vangelo di Augusto. Quanto è durato il sogno che con Augusto era spuntato un mondo nuovo di pace e di giustizia. Già con Tiberio, il figlio adottivo e suo successore, ci si è resi subito conto che non c'era alcuna novità, tutto continuava come prima. Tiberio risiedeva semidemente a Capri e a Roma comandava il prefetto del Pretorio, che conosciamo molto bene, Elio Seiano. Ce ne parlano gli storici Tacito e Svetonio, i quali ci dicono che la vita nella capitale era uno slalom fra pugnali e veleni. Poi sono entrati in scena Caligola, Nerone, Domiziano, imperatori non certo continuatori della politica illuminata di Ottaviano.
E proprio quando comincia a essere scritto il primo Vangelo, quello di Marco, scoppia la breve ma violenta guerra civile che in un anno porta al potere 4 imperatori, Galba, Otone, Vitelio, e poi arriva Vespasiano. Dei primi 12 Cesari, 7, forse 8, sono morti di morte violenta. Bene, quando cominciano a essere scritti i Vangeli, era evidente a tutti che il giorno della nascita del Dio, Cesare Augusto, non aveva segnato l'inizio dei Vangeli per il mondo. Tutte le attese e speranze erano andate deluse. A questo punto noi comprendiamo la ragione per cui gli autori del Nuovo Testamento sono ricorsi a questo termine per indicare il messaggio di Gesù di Nazaret. Intendevano dire: è il Vangelo di Gesù di Nazaret che cambierà la storia del mondo. Vediamo allora quando e come si è cominciato a mettere per scritto questo messaggio, questo straordinario lieto annuncio. Come abbiamo fatto per l'Antico Testamento, anche per il Nuovo Testamento dobbiamo cercare di stabilire quando e in che contesto sono nati i 27 libri che vedete suddivisi in 3 blocchi. Osserviamo insieme le date che ho messo sullo sfondo. La prima, 6-7 a.C., l'anno della nascita di Gesù. Sarebbe quindi nato prima di Cristo. Oggi questa data non stupisce più nessuno, perché lo sanno tutti che è stato commesso un errore. È stato Dionigi il Piccolo, un monaco vissuto alla fine del V secolo, il quale aveva avuto un'ottima idea, quella di stabilire le date non più dalla fondazione di Roma, ma dall'evento che ha segnato la storia del mondo, la nascita di Gesù di Nazaret. Ha cominciato a fare i suoi calcoli e ha sbagliato. Ha pensato che Gesù fosse nato nel 753 dalla fondazione di Roma. Oggi lo sappiamo per certo che ha sbagliato. Perché? Erode il Grande è morto certamente nel 749 dalla fondazione di Roma e quando lui è morto Gesù era già nato da 2 o 3 anni, quindi era nato nel 746 o 47 dalla fondazione di Roma, che è il 6-7 avanti Cristo. Oggi le date non possono più essere cambiate perché dovrebbero essere ristampati tutti i libri di storia. Continuiamo a esaminare adesso quelle date. Vedete che le ho suddivise in 3 momenti, in 3 fasi e vanno tenute ben presenti per interpretare bene ciò che c'è scritto in questi libri. Accenno a ognuna di queste 3 fasi perché poi ci ritorno per esaminarle meglio. La prima va dal 27 al 30 d.C., sono gli anni della vita pubblica di Gesù, quelli a cui fa riferimento la nostra fede, perché è lì che Gesù si è presentato in pubblico e ha cominciato ad annunciare il suo Vangelo per le strade, lungo il lago, nelle sinagoghe. E questo Vangelo che lui annunciava lo presentava anche incarnato nella sua persona e c'è stato un gruppo di discepoli che lo ha potuto contemplare e ha potuto ascoltare questo messaggio di gioia e di speranza. Seconda fase va dal 30 al 68 d.C., sono 38 anni di questa seconda fase. Che cosa è accaduto? Quali libri sono stati scritti? Perché ci interessa sapere questo. Nessun Vangelo. In questi 38 anni il Vangelo è stato annunciato. Gli apostoli che avevano ascoltato e contemplato Gesù di Nazaret hanno sentito il bisogno di andare ad annunciare questa lieta notizia, questo messaggio al mondo intero.
Poi c'è stata l'illuminazione di Paolo, che è diventato un grande apostolo e è passato in tutte le città dell'impero romano per annunciare la bella notizia, e da questo annuncio sono nate delle comunità che andavano accompagnate nella loro crescita. Erano coloro che avevano dato l'adesione a Cristo, ma dovevano capire meglio la scelta che avevano fatto. E allora che cosa faceva Paolo? Andava a visitare queste comunità, ma quando non andava a visitarle, inviava delle lettere per rispondere a delle problematiche che erano sorte, per dare dei consigli, illuminare su certi problemi che gli venivano presentati. Bene, in questa seconda fase non è stato scritto nessun Vangelo, ma sono nati i primi libri del Nuovo Testamento e sono le lettere di Paolo. La prima di queste lettere è la prima lettera ai Tessalonicesi, scritta certamente nell'anno 51. Poi nel 52-54 la prima lettera ai Corinzi, Colossesi, Filippesi, Filemone, eccetera. Le altre lettere di Paolo, c'è anche la lettera di Giacomo, forse nell'anno 60, vi viene indicato. Terza fase, quando hanno cominciato ad essere scritti i Vangeli, e il primo di questi Vangeli è quello secondo Marco, scritto con tutta probabilità nel 68 d.C., 4 anni dopo che si era conclusa la persecuzione di Nerone, in cui sono stati martirizzati i grandi apostoli Pietro e Paolo. In questa terza fase, cosa è stato scritto del Nuovo Testamento? Direi tutto il resto. Vedete, tra il 70 e il 90 c'è la seconda lettera ai Tessalonicesi che è attribuita a Paolo, e anche alla lettera agli Efesini, ma Paolo è già morto da parecchi anni. Cosa sono queste lettere attribuite a Paolo? Sono lettere di discepoli di Paolo, i quali di fronte a problematiche nuove rispondevano con il pensiero del maestro che loro avevano conosciuto e assimilato molto bene. E allora hanno messo il nome di Paolo, e la comunità cristiana primitiva ha riconosciuto che in quelle lettere c'era davvero il pensiero del maestro, del grande apostolo Paolo. 80-85 il Vangelo secondo Luca e secondo Matteo, poi ultimo dei Vangeli il Vangelo secondo Giovanni, e arriviamo verso la fine del primo secolo. Poi ultimi libri, l'Apocalisse, fra l'89 e il 96, le lettere a Timoteo e a Tito, siamo nell'anno 100 e Paolo è morto da 36 anni, sono attribuite a lui, ma sono quelle di quella che è chiamata la scuola paolina, cioè quella dei discepoli che avevano assimilato il pensiero di Paolo. Ultimi libri del Nuovo Testamento, le 3 lettere di Giovanni e la seconda lettera di Pietro. Ho accennato a questi 3 momenti, a queste 3 fasi, che adesso vogliamo esaminare meglio una per una. La prima tappa, dal 27 al 30 d.C., sono i 3 anni in cui Gesù ha annunciato il suo Vangelo. Vediamo di fare un cenno al contesto sociale e politico in cui Gesù ha trascorso questi 3 anni della sua vita. L'impero è nelle mani di Tiberio, il quale nel 26, quindi un anno prima che Gesù iniziasse la sua vita pubblica, ha deciso di lasciare Roma nelle mani di Seiano e si è ritirato a Capri, nella più sontuosa delle sue 12 ville, la Villa Iovis a strapiombo sul mare di Napoli. Lo storico Svetonio ci dice che si disinteressava totalmente del governo
e si abbandonava alle peggiori dissolutezze e perversioni. Ce le descrive anche. La Palestina, la vedete nella cartina segnata in marrone, e dipendeva dalla provincia imperiale romana della Siria ed era governata da 3 dei figli di Erode il Grande, il quale era morto nel 4 a.C., 749, dalla fondazione di Roma. E aveva fatto prima di morire ben 4 testamenti, l'ultimo 5 giorni prima di morire, dopo aver ucciso un altro dei suoi figli, Antipatro. Era una brutta persona, un pessimo elemento, e suo padre lo conosceva bene, difatti lo aveva imprigionato lì a Gerico, dove lui stesso si trovava morente oramai. Stava soffrendo moltissimo, tanto che aveva tentato anche di suicidarsi, e a un certo punto aveva emesso un grido di dolore. Antipatro, che era in prigione, pensava che oramai stesse morendo, e lui ha emesso un grido di gioia. È stato riferito a suo padre che cosa aveva fatto. Lo ha chiamato e lo ha fatto uccidere. Dopo aver ucciso suo figlio, ha fatto il 4° testamento, nel quale nominava anzitutto suo principale erede Archelao, che era figlio di Maltache, una ragazza samaritana, una delle 10 mogli di Erode il Grande. A lui ha assegnato l'Idumea, la vedete in basso, la Giudea e la Samaria. E chi era questo Archelao? Era un incapace. Si è comportato da despota crudele e il suo comportamento ha provocato rivolte che lui ha soffocato nel sangue, provocando migliaia di morti. Dopo 10 anni a Gerusalemme non ne potevano più di Archelao, e allora una delegazione di maggiorenti ha deciso di andare a Roma, di presentarsi ad Augusto e di spiegare qual era la situazione. Hanno chiesto ad Augusto di passare direttamente alle dipendenze di Roma, e con la sua saggezza Augusto ha esiliato nelle Gallie Archelao e ha creato la provincia romana di Giudea con capitale Gerusalemme. E in questa provincia ha collocato un prefectus Iudee, il prefetto di Giudea. In seguito questi prefetti saranno chiamati procuratori. Erano dei responsabili che dovevano mantenere l'ordine e riscuotere il tributo per l'imperatore. Dove abitavano? Non a Gerusalemme, nella capitale, ma a Cesarea. Cesarea era una città inaugurata nel 9 a.C., fondata da Erode il Grande, che voleva un porto lungo le rive del Mediterraneo. Non c'era un porto, c'era un piccolo porto a Giaffa, ma era insignificante. E lui ha costruito questa città dove c'era il suo palazzo. Vi ho messo sullo sfondo una ricostruzione archeologica molto accurata. Vi viene indicato il porto e in fondo il tempio dedicato alla dea Roma e a Augusto. Poi vedete dove si trovava il palazzo, ci sono ancora i resti oggi di questo palazzo. Poi il teatro, che è ancora funzionante, e anche lo stadio dove si facevano dei giochi che erano famosi. Ogni 5 anni c'erano i giochi di Cesarea, erano famosi nell'impero romano, e tanto che su certe lapidi funerarie c'è scritto anche: costui è stato un vincitore delle gare a Cesarea. Bene, alcuni di questi prefetti di Giudea o procuratori sono citati anche nel Nuovo Testamento. Il più conosciuto è Ponzio Pilato, che ha governato dal 26, quindi l'anno prima che Gesù iniziasse la vita pubblica, e ha continuato fino al 36 d.C. Quindi
proprio durante gli anni della vita pubblica di Gesù. Chi era questo Ponzio Pilato? Se ci fidiamo di ciò che ha scritto di lui Filone Alessandrino, un grande filosofo, viene fuori una pessima figura di quest'uomo. Dice che era di natura inflessibile, arrogante, duro, capace solo di concussioni, violenze, rapine, brutalità, torture, esecuzioni senza processo, crudeltà spaventose e illimitate. Ha certamente calcato la mano Filone Alessandrino, ma ci ha dato una figura di chi doveva essere questo Ponzio Pilato, che tra l'altro era un protetto di quel famoso Seiano. Questi comportamenti di Pilato tirannici sono stati poi la causa della sua rovina. Difatti, dopo la morte di Gesù, ha avuto la cattiva idea di attaccare, imprigionare e uccidere alcuni samaritani che si erano radunati là sul monte Garizim. È stato denunciato al governatore della provincia di Siria, che era Vitellio, colui che per alcuni mesi diventerà poi anche imperatore, e Vitellio lo ha rimandato a Roma a rendere conto delle sue malefatte davanti all'imperatore, il quale lo ha esiliato nelle Gallie. Questo per quanto riguarda la provincia dell'Idumea, Giudea e Samaria, che appartenevano a Erode il Grande e che lui aveva affidato a suo figlio Archelao. Secondo figlio che ha avuto parte del regno di Erode il Grande, e questo ci interessa tantissimo, Erode Antipa è stato governatore della Galilea, che in quel tempo doveva avere un 200.000 abitanti, e lì c'è Nazaret naturalmente, e poi la Perea, che attualmente si trova in Giordania. Lì ci dovevano essere un 150.000 abitanti. Chi era questo Erode Antipa? Che ha governato dal 4 a.C., quando è morto suo padre, fino al 39 d.C. Era nato nel 20 a.C., quindi un coetaneo di Maria e di Giuseppe. Era figlio anche lui di Baltache, quella ragazza samaritana, fratello quindi di padre e di madre di Archelao. Suo padre stravedeva per questo Antipa. A 12 anni lo aveva mandato a Roma a studiare e lo stimava tanto che in uno dei 4 testamenti lo aveva nominato erede universale. Lui è rimasto a Roma per 2 o 3 anni e quando è morto suo padre, aveva 16 anni, è stato nominato tetrarca, principe della Galilea e della Perea. Notate, nella Perea vi faccio notare che c'è una fortezza Macheronte, ve l'ho messa in una foto sullo sfondo. Notate che questa fortezza dominava il Mar Morto, era l'unica fortezza che si trovava a oriente del Mar Morto. E a questa fortezza di Macheronte facevano capo le altre 6 fortezze che si trovavano a occidente. Quando queste fortezze volevano scambiarsi delle notizie, le mandavano a Macheronte e Macheronte le rispediva alle altre fortezze. Perché vi ho citato questa Macheronte? Perché è lì che nel 27, quando Gesù ha iniziato la sua vita pubblica, c'è stata la famosa festa di compleanno di Erode Antipa, dove ha danzato quella ballerina Salomè che lui aveva già conosciuto a Roma. E in questa festa, lo sappiamo, è stato ucciso Giovanni il Battista. Che personalità era questo Erode Antipa? Un vanaglorioso, un insolente,
una persona ostile, senza personalità. Gesù l'ha chiamato volpe, che non vuol dire furbo, vuol dire succube dell'imperatore romano. Lui, appena è stato nominato tetrarca, sedicenne, ha ricostruito la città di Seforis. Vi metto sullo sfondo la stupenda collina su cui è stata costruita questa città, che è diventata la capitale. Si trova a 7 chilometri da Nazareth e si trova questa collina al centro di una pianura fertilissima, la pianura di Nettufa. Per costruire questa città lui ha coinvolto tutti gli artigiani della zona, tutti i carpentieri, anche quelli di Nazareth. E con tutta probabilità fra questi costruttori di Sefori c'è stato anche Giuseppe. Ed è stata fatta così bene che è stata chiamata la perla della Galilea. Questo Erode Antipa ha sposato la figlia di Areta IV, re dei Nabattei, ed è vissuto a lungo con questa donna finché nel 2021 lui è andato a Roma e mentre soggiornava lì in casa di suo fratello ha perso la testa per Erodiade, che aveva già una figlia di 7 anni, la famosa Salomè. Se ne è innamorato e i due hanno deciso di andare poi a convivere quando fossero tornati da Roma. Ecco, è sotto questo Erode tetrarca che Gesù ha trascorso tutta la sua vita. Terzo figlio di Erode il Grande, che ha ereditato parte del regno. Erode Filippo II ha governato anche lui dal 4 a.C. fino al 34 d.C. Lui è vissuto tranquillo per 38 anni a Panias, dove lui ha fondato una nuova città, chiamata naturalmente Cesarea, e per distinguerla dall'altra Cesarea è stata chiamata Cesarea di Filippo, presso le sorgenti del Giordano. Lì lui è vissuto con la sua sposa, la famosa ballerina Salomè, che era la regina certamente delle feste nel suo palazzo. In questa Cesarea di Filippo Gesù è andato. Ci viene ricordato nel Vangelo quando lui ha chiesto lì a Cesarea di Filippo: chi dice la gente che io sia? Era proprio il tempo in cui lì viveva Erode Filippo II con Salomè. Un po' di pettegolezzo per concludere. Come è andata a finire questa Salomè? Erode Filippo è morto senza figli. Salomè aveva 20 anni quando lui è morto, si è risposata con Aristobulo, un suo cugino, re di Calcide, e da questo cugino ha avuto 3 figli. Poi di lei non abbiamo più saputo nulla. Questo è il contesto in cui Gesù ha trascorso i suoi 3 anni della vita pubblica. È nel contesto storico che vi ho presentato che nel 27 Gesù inizia la sua vita pubblica. Ha 34 anni, quando lascia Nazareth e va al fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni. E lì incontra Andrea, che era un discepolo del Battista. Andrea è il fratello di Simon Pietro. E dopo il battesimo Gesù torna in Galilea e quando viene a sapere che il Battista è stato arrestato, lascia Nazareth e va ad abitare a Cafarno. Vedete dove si trovano queste 2 città. Nazareth è sulle montagne della Bassa Galilea, 500 metri sopra il livello del mare. Cafarno è a 200 metri sotto il livello del mare. L'Evangelista Matteo al capitolo 4 ci dà l'indirizzo esatto della nuova residenza di Gesù. Dice che è andato ad abitare presso il mare. È stato accolto come ospite da Pietro e Andrea, la cui casa si trovava proprio lungo le rive del lago.
Nella foto aerea che vi mostro, voi notate fra le rovine delle case di Cafarnao del tempo di Gesù c'è un tetto ottagonale scuro. Proprio lì sotto sorgeva la casa dove Gesù ha dimorato per 3 anni. Vedete che si trovava proprio lungo le rive del lago, come ci ha indicato l'Evangelista Matteo. A Cafarnao Gesù ha cominciato a predicare e a dire: è giunto a voi il regno di Dio, accogliete la bella notizia dell'amore incondizionato di Dio per ogni uomo, e ha chiesto a coloro che lo ascoltavano di accogliere la sua proposta di uomo nuovo, di mondo nuovo. E attorno a lui ha cominciato a formarsi un gruppo di discepoli che, anche se non avevano capito bene che cosa proponeva, gli hanno dato la propria adesione. Per avere un'idea migliore del luogo dove Gesù ha trascorso questi 3 anni, vi mostro un'altra foto aerea dove vi vengono indicate alcune località importanti. Sullo sfondo vedete dove si trova Tiberiade. Vi ho detto che tra il 17 e il 22, quindi 10 anni prima che Gesù iniziasse la sua vita pubblica, Erode Antipa ha pensato di lasciare Seforis e ha cominciato a costruirsi una nuova capitale lungo il lago. L'ha chiamata naturalmente Tiberiade in onore del potente di turno Tiberio, e lì è andato ad abitare con Erodiade. Da Cafarnao in quel tempo in barca si arrivava in 1 ora e mezzo, ma nei Vangeli non viene mai riferita alcuna visita di Gesù a questa città. I rabbini, tra l'altro, ritenevano impura perché è costruita sopra un cimitero. Vi viene poi indicato il luogo dove sorgeva Magdala e anche il porto dove attraccavano le barche dei pescatori al tempo di Gesù. Ecco adesso un'altra foto di questo lago presa dal satellite. Vedete dove si trovavano le 3 città, Cafarnao, Corozain, Betsaida, che al tempo di Gesù sono state le più visitate e che sono le più citate nei Vangeli. L'Evangelista Matteo dice che quando attorno a questo lago Gesù ha cominciato a predicare, è come se si fosse accesa una grande luce nelle tenebre del mondo, la luce del Vangelo. Bene, la nostra fede fa riferimento a ciò che Gesù ha fatto e insegnato durante questi 3 anni. Ci chiediamo, è stato scritto qualcosa? La risposta è no. Nei Vangeli si dice soltanto che Gesù ha scritto là sulla sabbia, ma non sappiamo che cosa. E c'è una scritta però che è entrata poi nei Vangeli, quella di Pilato che lui ha posto sulla croce, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ma null'altro è stato scritto in questi 3 anni. Il Vangelo è stato annunciato. Nel prossimo incontro noi vedremo come nella seconda fase, dal 30 al 68, si è cominciato a scrivere.